stavo riflettendo da un po' riguardo a quale potesse essere il punto più importante, il parametro fondamentale su cui ogni musica si basa, e direi che in questo video cercheremo di dare una risposta a questa domanda. Oggi parliamo una volta per tutte di armonia. Come tutti noi sappiamo, con il termine armonia, nella concezione comune, al di là della musica, si intende un qualcosa che si trova in accordo degli elementi diversi che si trovano in proporzione, in rispondenza tra di loro, e nella musica questo valore semantico più o meno rimane invariato. Deriva dal greco armonia con l'H, e all'incirca dal XIV secolo d.C. questo termine acquisisce il valore semantico che oggi gli attribuiamo. Facciamo però qualche passo indietro. Nell'ambito musicale esistono tre parametri tecnici fondamentali, tra gli altri ovviamente, che sono melodia, ritmo e armonia. Con melodia si intende una successione di suoni esposti conseguentemente uno dopo l'altro e non esposti contemporaneamente uno sopra l'altro. Quindi, in sostanza, per capirsi, una melodia è un qualcosa che può essere riprodotto dalla voce o da uno strumento monodico, cioè uno strumento che può suonare una nota dopo l'altra. Invece col ritmo, semplicemente, diciamo in senso generale, si intende una successione di suoni che acquisisce un valore temporale, cioè che ha rispetto ad altri suoni una durata nel tempo. Invece con armonia si intende tutto il contrario della melodia, cioè un'esposizione di più suoni eseguiti contemporaneamente. Talvolta con il termine armonia si indica in senso più tecnico la materia che definisce e regola i rapporti tra i suoni, che possono essere, a seconda del periodo, del genere musicale, dello stile, più egualitari o più gerarchici. Ma l'elemento musicale su cui ogni parametro musicale si basa è la scala musicale. Non è assolutamente facile definire il concetto di scala musicale. Possiamo provare a capirci dicendo subito che una scala sì può essere considerata una sorta di melodia, perché effettivamente è una successione di suoni singoli. Ma questa successione, a seconda del genere musicale, dello stile, della cultura, del periodo, ha una portata, ha un'entità, ha un valore tecnico diverso. Facciamo quindi qualche esempio, molto semplificato perché è veramente complesso esporre dei concetti precisamente senza cadere in tecnicismi. Partiamo dalla musica cosiddetta occidentale, che è la musica ad oggi più vicina alla nostra sensibilità. La musica occidentale si è sviluppata in Europa nel Medioevo e si è definitivamente diffusa in tutto il mondo e sviluppata nei secoli a venire. La musica occidentale si basa principalmente, poi vedremo che non è così, ma semplifichiamo, su due scale, la scala maggiore e la scala minore. Tutte e due queste scale sono composte da 7 suoni consecutivi, si dice esposti per grado congiunto, cioè, per capirsi, sono dei suoni che vengono prodotti soltanto tenendo conto dei tasti bianchi del pianoforte, cioè quindi dei suoni che sono effettivamente consecutivi e il più vicino possibile, non considerando i tasti neri per adesso. Ovviamente ci sono delle differenze importanti tra la scala minore e la scala maggiore, ma la conformazione di base è sempre la stessa, 7 suoni per grado congiunto. Esiste infatti una distanza tra le note prestabilita che si ritrova in ogni scala maggiore e minore di qualsiasi tonalità, quindi per intendersi una scala che parte da qualsiasi nota
del pianoforte, che sia un tasto nero o un tasto bianco. L'importante, per essere una scala maggiore o minore, è che tra un suono e l'altro si rispetti questa distanza, questo intervallo. Per intervallo si intende appunto una distanza tra un suono e l'altro, e se volete approfondire questi concetti andate a ripescarvi i video vecchi. Poi esistono tantissime altre scale musicali, come per esempio le scale modali, da cui in realtà dal Medioevo e addirittura dalla musica greca noi abbiamo fatto derivare la nostra scala maggiore e minore, e in realtà queste scale modali tutt'oggi nella musica leggera, jazz, colonne sonore e quant'altro vengono molto usate, talvolta addirittura più della scala maggiore e minore, perché appunto la musica a un certo punto si evolve e prende strade particolari, complesse, semplici, ma sicuramente diverse e variegate. Per fare un altro esempio possiamo citare la scala cosiddetta pentatonica, una scala molto usata nelle culture orientali e nel blues, per fare alcuni esempi, che è composta invece che da 7 da 5 suoni. Una delle maggiori differenze tra una scala di 7 e di 5 suoni è la distanza tra un suono e l'altro, che risulterà maggiore nella pentatonica, perché dovendo distribuire 5 suoni invece che 7 all'interno di un'ottava, si dovranno appunto allargare queste distanze in modo tale da far rientrare i suoni in maniera più o meno equilibrata all'interno dell'ottava. Come dicevamo, le scale musicali sono alla base della musica, perché una volta scelta una scala, una volta definite le caratteristiche di una scala musicale, si può dedurre una tipologia di armonia o una tipologia di melodia. Non è assolutamente facile definire questi due concetti, perché nel tempo sono molto cambiati e in più, a seconda del parametro a cui ci riferiamo, cambia veramente il significato e il valore. Ma più o meno possiamo dire che dal Medioevo fino alla metà del 1800 con dissonanza si intendeva un qualcosa di piacevole all'ascolto o un qualcosa che era facilmente riproducibile, un rapporto tra suoni di facile intonazione. Tutto il contrario invece era la dissonanza, che però molto spesso non era considerata negativamente, perché veniva utilizzata come contrasto con la consonanza per creare, diciamo, una musica più dinamica, più variegata, con distensioni e tensioni che alternandosi creavano un interesse musicale. Dalla fine dell'Ottocento in poi la dissonanza comincia a prendere sempre più piede nello sviluppo della musica, sia nella musica colta, sia nel jazz che nella musica leggera per alcuni versi. E come già abbiamo visto in altri video, il rapporto fra consonanza e dissonanza viene veramente stravolto e la dissonanza talvolta diventa prevalente rispetto alla consonanza, creando una sorta di ribaltamento culturale, artistico, se così possiamo dire. Attenzione però che il termine armonia acquisisce l'accezione odierna soltanto dal 1722 circa, che è cioè l'anno dell'uscita, della pubblicazione del trattato di armonia del compositore e teorico della musica Jean-Philippe Rameau, che è stato effettivamente un importante compositore barocco che ha rivoluzionato il concetto di armonia. Infatti Rameau fu uno dei primi a considerare l'armonia come un parametro tecnico autonomo, cioè un insieme di suoni a sé stanti prodotti simultaneamente che creano un accordo, un agglomerato armonico. In effetti, prima di questo periodo, l'armonia veniva considerata soltanto un risultato di più melodie eseguite simultaneamente, e questa sovrapposizione veniva definita contrappunto, che ovviamente con la loro commistione, con i loro intrecci polifonici, contrappuntistici, quindi di più melodie messe insieme, creavano, come abbiamo detto, un'armonia. Nel trattato di armonia di Rameau, oltre alla definizione dei parametri tecnici e delle regole che definiscono l'armonia, si cerca in qualche modo di legittimare quasi scientificamente la creazione delle regole che si sono sviluppate nel tempo fino a creare la cosiddetta armonia classica. Rameau e molti altri
musicisti e teorici dell'epoca, per legittimare il sistema teorico musicale occidentale, hanno fatto riferimento agli armonici. Per approfondire il concetto di armonici vi rimando a un video che già ho fatto qualche mese fa, ma molto velocemente e semplicemente possiamo dire che gli armonici musicali sono dei suoni molto molto deboli che costituiscono un suono fondamentale, cioè il suono che noi udiamo normalmente, le note che noi sentiamo normalmente. Queste note sono appunto, come dicevamo, costituite da altri suoni che sono detti suoni armonici. Se scendiamo più nel dettaglio possiamo notare effettivamente che, per esempio, i primi armonici naturali di Do corrispondono alle note dell'accordo di Do maggiore. E come vedremo, effettivamente la costruzione degli accordi è molto legata alla serie degli armonici naturali. Sicuramente alcuni parametri che regolano e definiscono i rapporti tra gli accordi provengono direttamente dalle proporzioni matematiche della serie, ma i teorici dell'epoca, con l'approssimazione della scienza settecentesca, asserivano che tutto il sistema teorico musicale occidentale fosse frutto della comprensione della natura delle cose, non di scelte intellettuali e culturali, come in realtà è in gran parte. Il pensiero illuminista e razionale che stava fiorendo nel XVIII secolo ovviamente influenzava in modo significativo le teorizzazioni filosofiche ed artistiche e inoltre la scarsa conoscenza delle culture non europee e popolari non permetteva di formulare conclusioni oggettive. Infatti, soprattutto dal secolo scorso, è stato provato che ogni cultura e popolo possiede la propria sensibilità artistica, così che certi ritmi e melodie complessi e sgradevoli per gli occidentali risultino semplici ed orecchiabili per nativi africani o balcanici e viceversa. Un esempio lampante potrebbe essere l'estrema complessità ritmica della musica etnica africana già di secoli fa, alla quale noi siamo arrivati soltanto nel XX secolo, cosa che non è stata per la complessità armonica occidentale, quasi assente in Africa. Il pensiero illuminista, come molti altri, considerando la cultura occidentale superiore alle altre, eleva universalmente quindi anche la nostra sensibilità, ritenendola propria di tutto il genere umano e non frutto di sviluppi e condizionamenti sociali peculiari, come in realtà è in gran parte. Vediamo adesso velocemente lo sviluppo nei secoli dell'armonia. Gli esempi che vi presenterò saranno semplificati, senza tener conto dell'evoluzione contrappuntistica e scritti con la notazione moderna, per chiarificare il più direttamente possibile il concetto armonico. Prendiamo come riferimento questa melodia, che rimarrà sempre alla voce superiore, in modo da percepire lo sviluppo dell'armonizzazione nei secoli. Circa fino al X secolo d.C. il canto monodico era l'unico modo di far musica negli ambienti colti, cioè un canto all'unisono o all'ottava in cui i cantori intonavano omoritmicamente, ovvero col medesimo ritmo, gli stessi suoni. Il canto gregoriano era il principale sistema teorico utilizzato. I suoni procedevano senza grandi salti melodici e non era ammesso altro che un'unica melodia cantata. La nascita della polifonia si ha circa intorno al 1000 d.C., epoca in cui si comincia ad eseguire omoritmicamente, parallelamente alla linea melodica principale, detta cantus firmus o vox principalis, una seconda melodia, vox organalis. Gli intervalli tra le note rimanevano sempre invariati e consonanze perfette, cioè quarte o quinte, ovvero a 4 o 5 note di distanza per intendersi. Questo procedimento fu detto organum parallelo. Intorno al 1100 gli intervalli fissi vengono modificati, con un'alternanza tra le varie consonanze perfette, unisono, ottava, quarta e quinta, venendosi a creare un arcaico linguaggio più variegato armonicamente. Il numero di voci andava via via crescendo e così anche le linee melodiche che si intersecavano.
Attraverso la corrente dell'Ars antica, poi dell'Ars nova fino ad arrivare al pieno Rinascimento, le tecniche polifoniche andavano affinandosi con melismi e contrappunti di complessità sempre maggiore. Grazie al contributo della musica britannica vengono introdotti nuovi intervalli chiamati consonanze imperfette, cioè le terze e le seste, che formano la base dell'armonia occidentale che ancora oggi utilizziamo nella maggior parte della musica. Le epoche barocca e classica introducono teoricamente e definitivamente le dissonanze. Già nel Medioevo in realtà venivano ampiamente usate, ma soltanto come un effetto di passaggio e non come parte integrante di un accordo. Circa dalle innovazioni di Claudio Monteverdi in poi la dissonanza viene legittimata come elemento costitutivo essenziale. Il pensiero romantico equilibra l'interazione e la presenza di consonanze e dissonanze, portando ad una sempre maggiore asprezza musicale. La purezza estetica comincia a sgretolarsi ed ogni intervallo viene emancipato se utile a valorizzare emozioni e narrazioni. Parallelamente alla musica colta, il jazz del XX secolo rivoluziona la concezione armonica, sublimando le dissonanze in un linguaggio spesso comunque fruibile. La combinazione fra tradizione colta europea e intuitività popolare portano alla fioritura di una musicalità sporca ed imprecisa, ma di estrema freschezza e complessità. Infine il modernismo e la contemporaneità colta definitivamente leggono la dissonanza come elemento primario di espressione. La consonanza viene quasi totalmente esclusa, se non per passeggeri momenti espressivi o descrittivi, ritornando così paradossalmente alla situazione medievale, ma capovolgendo valori, percezioni e sensibilità. Adesso affrontiamo un altro concetto fondamentale, cioè la definizione di un sistema armonico ben preciso. Semplificando, nella cultura musicale occidentale esistono tre sistemi armonici principali diversi. Sistema modale o armonia coordinata, sistema tonale o armonia subordinata e il sistema atonale. L'armonia tonale è quel sistema teorico tanto osannato da Rameau, che circa dal XVII al XIX secolo era la base di ogni concezione musicale colta occidentale. La tonalità affonda le proprie radici in una visione gerarchica del materiale, in cui ogni accordo e linea melodica possiede il proprio ruolo convenzionale, creando così un linguaggio comune di percepite relazioni, equilibri e tensioni. Questo sistema si basa su vari principi, tra i quali quello fondamentale di tensione e distensione. Semplificando, la tensione viene rappresentata dalla cosiddetta armonia di dominante e la distensione dall'armonia di tonica. La dominante è un accordo che si costruisce sempre sulla quinta nota, tecnicamente quinto grado, di una scala maggiore o minore ed il suo ruolo è quello di creare una sensazione di sospensione che necessita di essere risolta da una percezione di conclusione più o meno definitiva. Questa conclusione è rappresentata dalla tonica, accordo costruito sistematicamente sulla prima nota della scala, primo grado. Qualsiasi brano tonale fa riferimento a questo principio e nonostante sviluppi variazioni e cambiamenti di scala all'interno di esso, il rapporto tra tensione e distensione è spesso basato su queste caratteristiche armoniche, dove addirittura la conclusione definitiva di un pezzo è sempre composta più o meno celatamente dall'accordo di dominante che risolve sull'accordo di tonica.
Quello modale è il sistema con più varietà teoriche e più usato nella storia della musica globale, dal jazz alla musica etnica, dal Medioevo fino alla musica leggera. Già in Mesopotamia si comincia a scorgere un apparato teorico arcaico e dalla nascita della civiltà greca si va delineando un sistema di scale musicali a cui le teorizzazioni medievali si sono ispirate. Ma come abbiamo già detto, nel Medioevo l'armonia veniva solo considerata come una conseguenza della polifonia e non un parametro di base come oggi. Perciò la modalità era legata soprattutto ad una concezione melodica piuttosto che armonica. L'armonia modale moderna si sviluppa nel XX secolo, ma il principio è il medesimo. La musica non ha come nella tonalità una gerarchia da rispettare, ma il percorso degli accordi è libero grazie alla conformazione delle scale modali. Le loro caratteristiche tecniche non permettono all'ascoltatore di prevedere la direzione del discorso musicale, differentemente dalla musica tonale in cui certi accostamenti di accordi, detti cadenze, suggeriscono più o meno chiaramente la meta che si sta per raggiungere. Ciò che accomuna i due sistemi è la percezione di conclusione, cioè la presenza di un centro armonico di riferimento, solitamente il primo grado della scala sul quale ogni tensione si risolve, e la costruzione degli accordi composti con significativo riferimento alla disposizione degli armonici naturali. Infine, l'armonia tonale non ha un vero e proprio sistema di riferimento. Dal XIX secolo i compositori tendevano sempre di più ad allargare le possibilità tonali, soverchiando gradualmente le regole convenzionali, fino a sfociare nel tipico linguaggio dissonante novecentesco. La musica non seguiva più dettami comuni ed ogni brano si costruiva su un sistema compositivo diverso, elaborato dal compositore stesso con o senza influenze modali e tonali. Il termine atonale è però molto vago e spesso viene criticato il suo uso improprio per definire una musica priva di centro armonico, visto che dovrebbe quindi essere anche amodale, però tutt'oggi non è stato sostituito con un altro efficace e così è rimasto invariato. Talvolta si trova il termine pantonale in sostituzione, ma c'è chi se ne serve per far riferimento ad un tipo di musica onnicomprensivo, frutto di commistioni di ogni tipo, come accade per esempio nelle colonne sonore. Quindi fate un po' voi. È molto interessante notare che alla fine del percorso di sviluppo dell'armonia nel XX secolo, nel jazz, nella musica leggera e in qualsiasi altro genere che si è sviluppato, si è sentita la necessità di una commistione significativa di tutti questi parametri. La musica che si viene a creare è una musica per così dire totalizzante, in cui vengono superati i limiti del dissonante e consonante, del bello e il brutto, il piacevole e non piacevole, e non è più importante quale materiale viene utilizzato nel brano musicale, ma come viene utilizzato, come viene sviluppato, creando così definitivamente un linguaggio nuovo e veramente totalizzante. Bene, direi che per oggi abbiamo concluso. Vi rimando ad altri video sul mio canale per approfondire argomenti affini a questo e che abbiamo trattato in questo video, e vi saluto e ci vediamo a un prossimo video.